tutti! Oggi cavolfiore gratinato al forno. Sembra fritto, ma in realtà è fatto completamente al forno. Vi facciamo vedere come al solito tutti i passaggi per farlo identico. Gli ingredienti che utilizziamo per fare il cavolfiore gratinato sono 1 chilo di cavolfiore, 2 uova, 120 g di pane raffermo, 100 g di farina, 60 g di parmigiano reggiano grattugiato, un po' di prezzemolo e alcune fettine di aglio, non troppo. Sale, olio extravergine di oliva e pepe quanto basta. Abbiamo messo dell'acqua sui fornelli, accendiamo il fuoco, la portiamo ad ebollizione. Puliamo il cavolfiore a questo punto. Gli scarti, se volete riutilizzarli, potete fare una minestra di verdure come un minestrone. Ovviamente solo le parti più tenere, mentre quella dura potete buttarla via. A questo punto sciacquiamo il cavolfiore. L'acqua sta bollendo, ci mettiamo prima il sale e ci tuffiamo i cavoli che abbiamo appena pulito. Pulendoli li abbiamo pesati, poi si arriva a un 800 grammi netti di cavolfiore. Noi però li prepariamo sempre come contorno per carne e pesce e quindi per 3-4 persone bastano. Grattugiamo il pane raffermo, questo ci servirà per creare un'impanatura bella ricca, spessa, che convincerà a mangiare il cavolfiore anche le persone un po' più scettiche, alle persone a cui il cavolfiore non piace tanto, perché sembrerà di mangiare quasi delle verdure fritte in pastella. Invece si tratterà del cavolfiore gratinato al forno. Già in generale le verdure gratinate sono molto gustose, tendono ad avere un gusto più accettabile per chi le verdure non tanto le mangia. Stessa cosa vale per il cavolfiore. Sapete che noi siamo qui delle esperte di cavolfiore, abbiamo fatto il nostro sformato al cavolfiore che è arrivato a ben 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi andatelo a vedere, perché quella ricetta la dovete fare assolutamente insieme a questa. Così mangerete cavolfiore durante l'inverno per tutta la settimana. Tagliamo 2 fettine molto sottili di aglio e un po' di prezzemolo ci servirà. Anche qua basta. Tagliamo tutto finemente, tutto insieme. Trascorsi 10 minuti possiamo scolare il cavolfiore. Lasciamo intiepidire il cavolfiore e ci dedichiamo all'impanatura. Mettiamo quindi il prezzemolo e l'aglio tritati nel pane grattugiato, il formaggio grattugiato, mescoliamo un po' e aggiungiamo il sale, pepe, olio, mescoliamo tutto.
Il cavolfiore ha un sapore molto neutro, quindi potete condirlo con le spezie che vi piacciono o con una panatura come questa. Però ovviamente potete anche sbizzarrirvi, aggiungere altre spezie se vi piacciono. Questa ricetta è sicuramente collaudata e piace un sacco anche ai bambini, che quando vedono queste tipo polpettine diventano fritte, sembrano, di cavolfiore, sono proprio attirati. L'altro giorno la nostra bambina li ha visti sul tavolo e subito con la manina ne ha rubato uno dal tavolo, quindi era molto invitante per lei. Questo la dice lunga sulla ricetta e sul successo che può avere con persone che non amano tantissimo mangiare questo ortaggio, che però non deve proprio mancare sulle vostre tavole durante l'inverno. Sbattiamo un po' le uova. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Passiamo il cavolfiore prima nella farina, poi nell'uovo, e poi nella panatura. Una volta fatto lo mettiamo in teglia dove abbiamo messo la carta da forno. Cercate di tenere le cimette di cavolfiore ben separate perché vogliamo che diventino come delle cimette fritte, quindi come se fossero fritte in pastella, e se le sovraffollate nella teglia, il vapore emanato dalle stesse cimette vi impedirà di avere quell'effetto extra croccante della frittura. Su ogni cimetta ci mettiamo l'olio di oliva. In questo modo le cimette diventeranno dorate e non si seccheranno. Possiamo infornare il nostro cavolfiore a 200 gradi, forno statico. Dopo 20 minuti il cavolfiore gratinato al forno è pronto. Adesso vi facciamo vedere quanto è venuto bello dorato. Eccolo qui. Se vi è piaciuto il nostro cavolfiore gratinato al forno, fatecelo sapere nei commenti. La ricetta stampabile la trovate sul nostro sito www.cucinageek.it. Se vi è piaciuta la nostra ricetta, iscrivetevi al canale YouTube, facciamo sempre delle ricette molto originali come questa. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra al video di YouTube, in modo che YouTube vi mandi le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta di Cucina Geek. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Ciao!